Ciao a tutti, io sono Carlo Orlandi del corso di fotografia online e gratuito di Player 2 Lighting e in questo video parliamo di manutenzione della macchina fotografica. Infatti è importante sapere come avere cura della nostra attrezzatura per minimizzare la necessità di manutenzione straordinaria o riparazioni. Per quanto riguarda le macchine fotografiche, quelle che hanno bisogno di più cura sono le reflex e le mirrorless. Questo perché, come vediamo, abbiamo da una parte il corpo macchina e dall'altra parte l'obiettivo e ogni volta che apriamo corpo macchina e obiettivo per montarli insieme esponiamo il sensore e il dorso dell'obiettivo a polvere, sporcizia e umidità. Quindi la prima regola che possiamo seguire è quella di cercare, quando è possibile, di cambiare gli obiettivi in ambienti che siano asciutti, con poco vento e poca polvere o pochi detriti come per esempio sabbia. E se abbiamo solamente un obiettivo, il mio consiglio è quello di non staccarlo dalla macchina fotografica quando lo riponiamo nello zaino. Macchina fotografica e obiettivo in questo caso sono al sicuro attaccati, così esponiamo anche tutti e due a meno polvere o agenti di questo genere. Quando attacchiamo la nostra macchina fotografica all'obiettivo, ci sono alcuni movimenti, alcune abitudini che è utile avere per, come ho detto, minimizzare il più possibile la necessità poi di dover pulire l'attrezzatura. Per quanto riguarda l'obiettivo, come vedete abbiamo sul corpo macchina un tappo e il tappo è quello che copre il sensore. Nel caso delle reflex, se apriamo, vediamo che abbiamo lo specchio e dietro lo specchio si vede il sensore. Invece nel caso di una mirrorless, se esponiamo il corpo macchina, all'interno del corpo macchina abbiamo direttamente il sensore. Ora in questo video, come vedete, sto aprendo molto tranquillamente i corpi macchina perché è una dimostrazione, ma tendenzialmente cercate di non farlo. Quando apro il corpo macchina per cambiare l'obiettivo, insomma l'operazione più o meno può andare in questo modo. L'obiettivo, ho posato l'obiettivo da qualche parte che mi è comodo da raggiungere, svito il tappo senza toglierlo, come vedete adesso basta alzarlo e lo tolgo, in questo modo è pronto, però intanto la polvere non si posa sopra all'obiettivo. E per quanto riguarda il corpo macchina, svito come prima il tappo e quando espongo il corpo macchina all'esterno lo tengo verso il basso. In questo modo la polvere quando cade non cade direttamente dentro al corpo macchina, ma cade sul dorso della macchina fotografica. Nell'attaccare l'obiettivo cerchiamo di fare in fretta, togliamo il tappo e allineiamo gli indicatori che abbiamo sull'obiettivo con il corpo macchina. Nel caso delle Canon l'indicatore rosso indica un obiettivo full frame, mentre l'indicatore bianco indica un obiettivo per APS-C, e in questo caso, essendo questo un obiettivo specifico per APS-C, al puntino bianco che allineo all'altro indicatore bianco e giro, e questo è importante, fino a quando non sento il click. Il click mi conferma che l'obiettivo è ben attaccato alla baionetta e quindi è allineato tutta la parte anche di elettronica. Quando riponiamo la macchina fotografica all'interno dello zaino possiamo aggiungere i piccoli sacchetti di silica che fanno in modo di assorbire un po' di umidità. In questo caso ricordatevi che questi sacchetti si riempiono di umidità dopo un po' di tempo, quindi non bisogna lasciarli all'infinito nello zaino, ma ogni tanto bisogna toglierli e cambiarli con dei sacchetti nuovi. Quando utilizziamo la macchina fotografica dobbiamo stare attenti nel momento in cui passiamo per esempio da un ambiente molto freddo a uno molto caldo. In questo caso la condensa può appannare il vetro e può far entrare umidità all'interno della macchina fotografica. Quando passiamo appunto da zone calde a freddo, fredde a calde, è buono tenere la macchina fotografica dentro un sacchetto di plastica o dentro lo zaino e aspettare un po'. In questo modo la temperatura della macchina fotografica si adegua a quella esterna e quindi quando la tiriamo fuori non abbiamo problemi di appannamento. Anche se avete solamente un obiettivo, nello zaino tenete sempre una accoppiata di tappo del corpo macchina e tappo dell'obiettivo, perché non potete mai sapere se magari incontrate qualche amico che vi vuole far provare un obiettivo, oppure qualsiasi motivo dovete staccare l'obiettivo, è utile avere sempre i tappi per poter coprire entrambe le attrezzature. Nonostante tutte le precauzioni che abbiamo utilizzato per proteggere la nostra macchina fotografica e il nostro obiettivo, arriverà un momento in cui il nostro obiettivo è sporco, quindi ha polvere, unto, oppure anche per esempio dello sporco secco, come per esempio dei liquidi che sono caduti sull'obiettivo e si sono seccati. A questo punto la cosa peggiore che potete fare al vostro obiettivo è andare a cercare di pulire con le dita sopra la lente. Questo perché le mani umane sono naturalmente unte, quindi se andiamo a toccare
l'obiettivo, l'unica cosa che facciamo è spalmare ancora di più la superficie del vetro. Altra cosa che non dobbiamo fare è quella di alitare sopra l'obiettivo, questo perché l'alito porta umidità e possiamo anche andare a sputacchiare un po' sull'obiettivo, cosa che non aiuta in nessun modo a pulire l'obiettivo. Inoltre una zona un po' di confine tra quello che possiamo e quello che non possiamo fare è l'utilizzo di magliette o vestiti per pulire l'obiettivo. In caso estremo possiamo farlo, ma anche in questo caso dobbiamo considerare che i vestiti possono non essere dei materiali adatti per pulire gli obiettivi e possono per esempio anche questi portare un po' di unto o un po' di sporco. Quello che possiamo fare per pulire, diciamo, in maniera legale il nostro obiettivo è utilizzare un po' di attrezzature che conviene sempre avere nel nostro zaino. La prima cosa più facile da reperire sono delle pezzette di quelle che utilizziamo per pulire gli occhiali. Questi sono tessuti che non spalmano l'unto ma diciamo lo assorbono. Inoltre siamo sicuri che non andiamo a graffiare in nessun modo l'obiettivo e queste pezzette le possiamo utilizzare per pulire un po' lo sporco superficiale dell'obiettivo, come può essere anche la polvere. La cosa che conviene sempre fare è fare dei movimenti diciamo circolari partendo dal centro dell'obiettivo verso l'esterno. In questo modo, anche se non asportiamo la polvere, la stiamo spostando ai lati del nostro obiettivo. Altra cosa che possiamo utilizzare sono le pompette. Abbiamo qui una pompetta che era quella che utilizzavo nel primo video al tempo che feci riguardo alla manutenzione degli obiettivi. Questo è comodo perché è piccolo e ha anche un piccolo pennelletto, ma con l'esperienza vi posso dire che è molto più efficace utilizzare una pompetta di questo tipo. Queste pompette soffiano molto di più e di solito quasi non abbiamo bisogno di utilizzare dei pennelli. Anche in questo caso, quando usiamo la pompetta, soffiamo dal centro verso i bordi dell'obiettivo. E questi sono, diciamo, la base della manutenzione del nostro obiettivo si trova qui. Andando avanti possiamo trovare altre attrezzature che ci tornano utili per pulire un po' meglio l'obiettivo. Per quanto riguarda l'unto che possiamo aver accidentalmente portato sull'obiettivo, per esempio toccando con le dita inavvertitamente, possiamo utilizzare quelle che sono chiamate le lens pen. Da una parte di solito abbiamo anche qui un pennelletto con cui possiamo togliere dal centro dell'obiettivo la polvere, mentre dall'altra parte abbiamo una punta che è fatta con un leggero strato di carbone. Questo è il carbone attivo che pulisce dal grasso. Queste penne non sono eterne, dopo un po' di tempo bisogna ricomprarle perché l'effetto svanisce, ma solitamente durano per molto tempo. E anche in questo caso continua la regola che partiamo dal centro con piccole rotazioni, portando prima di tutto, vedendo di togliere l'unto che c'è sull'obiettivo e portando anche la polvere che possiamo raccogliere ai bordi del nostro obiettivo, della nostra lente. Infine, della variante, diciamo, per quanto riguarda più che altro la lente esterna, quello che possiamo utilizzare per togliere dello sporco un po' più resistente, come ho detto, può essere un liquido che si è asciugato sulla lente, anche la pioggia per esempio. Possiamo utilizzare il liquido apposito per pulire gli obiettivi. Questo è un liquido che ha base alcolica che evapora con il tempo, quindi non lascia residui, e insieme a lui possiamo utilizzare o le pezzette di questo tipo, o ancora meglio dei foglietti di carta usa e getta specifici per gli obiettivi. Questi si utilizzano in maniera simile. Quello che possiamo fare è strappare un pezzettino di carta, in questo caso l'ho strappato un po' male, e invece di andare a mettere il liquido direttamente sull'obiettivo, cosa che diciamo possiamo fare, ma è sempre meglio essere un po' prudenti, quello che conviene fare è mettere un po' di liquido sopra a un pezzettino di carta, sopra un bordino, e partiamo sempre dal centro, stando attenti a non usare le dita, partiamo dal centro e andiamo a pulire verso l'esterno. E la cosa comoda di questo tipo di liquido è che appunto si asciuga molto in fretta e il nostro obiettivo è assolutamente nitido e pulito.
La lente esterna è quella che di solito ha più bisogno di pulizia, visto che è quella esposta alle intemperie, insomma all'utilizzo della macchina fotografica, ma le stesse tecniche che abbiamo utilizzato per pulire la lente esterna si possono utilizzare per pulire la lente interna. In questo caso l'unica cosa, dobbiamo stare un po' attenti ai meccanismi, insomma alla meccanica dell'obiettivo, e in alcuni obiettivi la lente interna può recedere all'interno dell'obiettivo, quindi in quel caso anche dobbiamo stare attenti tendenzialmente a non lasciare incastrato qualcosa all'interno dell'obiettivo. La lente interna comunque, come ho detto, non ha bisogno così spesso di pulizia, visto che si trova all'interno della macchina fotografica. Ma cosa succede quando la polvere o la sporcizia entra dentro alla nostra macchina fotografica? In quel caso la difficoltà di pulizia è maggiore, ma si nota molto solamente per chi scatta per esempio paesaggi usando un'apertura del diaframma molto chiusa come f11 o f22. Lo dimostreremo e vedremo cosa succede più avanti nel corso di fotografia, ma per ora dobbiamo sapere che tendenzialmente lo sporco sul sensore, se scattiamo per esempio ritratti o fotografia a oggetti con lo sfondo sfocato, difficilmente riusciamo a notare quando c'è polvere sul sensore. E per quanto riguarda pulire il sensore, il mio consiglio, se siete all'inizio, è di evitare la pulizia del sensore se proprio non è assolutamente necessaria. Se dovete pulirlo, valutate l'idea di portarlo a un centro autorizzato per la manutenzione delle macchine fotografiche, perché sono persone che sanno bene come toccare e come gestire la macchina fotografica, e soprattutto se siete ancora in garanzia con la macchina fotografica probabilmente potete farvi coprire parte delle spese. Ma se proprio vogliamo pulire o dobbiamo pulire per conto nostro la macchina fotografica, il sensore della macchina fotografica, dobbiamo acquistare dei prodotti specifici. Esistono alcuni pennelli elettrostatici che attirano la polvere sul nostro sensore, oppure se abbiamo uno sporco sempre più difficile da pulire, magari qualche liquido secco che si è seccato sopra il sensore, possiamo usare dei kit appositi che utilizzano per esempio un pennellino bagnato e un pennellino asciutto, ma vi devo avvertire che pulire il sensore è comunque rischioso. Se non stiamo attenti possiamo rigare o andare a rovinare il sensore e praticamente la nostra macchina fotografica può essere quasi da buttare. Per quanto riguarda la pulizia, c'è una differenza tra pulire una reflex e pulire una mirrorless. Infatti con le reflex abbiamo un livello aggiuntivo di difficoltà, visto che lo specchio prima di tutto lo dobbiamo alzare, ed è una parte molto delicata che dobbiamo stare attenti a non toccare, a non rovinare, e una volta che abbiamo alzato lo specchio il sensore si trova molto più giù nella macchina fotografica e quindi è un po' più difficile da raggiungere. Nelle mirrorless invece, per il fatto che non hanno uno specchio, quando togliamo l'obiettivo vediamo che abbiamo direttamente accesso al sensore, quindi in questo caso la pulizia è leggermente più facile. Nel comprare i kit di pulizia, mi raccomando, fate attenzione alla dimensione del sensore, deve essere compatibile con la macchina fotografica che utilizzate. Quando non utilizzate la macchina fotografica mettete il tappo sull'obiettivo in modo da coprirlo un po' da ulteriore polvere, e per quanto riguarda ditate o urti potete utilizzare anche i paraluce, di cui ho parlato in un episodio delle domande e risposte. Questi, oltre ad avere altre funzioni, possono proteggere un po' la parte frontale del nostro obiettivo. E riguardo a attrezzature da proteggere, mi raccomando, fate attenzione anche alle schede SD. Come ho detto, se abbiamo un kit di tappo per corpo macchina e obiettivo, possiamo proteggere qui le schede SD che non utilizziamo, quindi la mettiamo dentro e chiudiamo. Ma ancora meglio possiamo fare se compriamo una scatoletta apposita per le schede SD che è protetta anche dagli urti. Queste si trovano in giro su Amazon o nei negozi, nei rivenditori cinesi a prezzi bassissimi, e come vedete hanno dentro la forma per mettere le nostre schede SD, in modo che possiamo proteggere le fotografie che abbiamo scattato e che non teniamo all'interno della macchina fotografica. Per questo episodio del corso di fotografia è tutto. Come sempre potete scrivermi su carlo@player2.com per dubbi o suggerimenti, e potete seguirmi su Instagram o Twitter a @player2, oppure su Facebook a facebook.com/p2writing. Mi raccomando, visitate il sito di Player 2 Lighting a www.player2.com e iscrivetevi al forum a player2.com/forum. Grazie per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo.